io sempre mi sono chiesto, e sai bene che Interpro un po' c'ha anche questa mission alla base, Certo. perché escludere una metrica rispetto alle altre? Non ha magari più senso considerarle tutte, perché comunque è lo stesso fenomeno visto da punti di vista differenti. Che ne Sì. pensi? No, no, sono assolutamente d'accordo con te, Marco. Io ti dico personalmente, ho iniziato con l'RPE proprio in maniera molto semplice, ma 10 anni fa, e comunque l'RPE lo continuo a utilizzare tutti i giorni. Non l'ho mai abbandonato, anche se abbiamo veramente poi tecnologie comunque che ci permettono anche di avere la frequenza cardiaca in tempo reale in una maglia sensorizzata in cui c'è già il GPS, quindi comunque prendiamo sia dati di carico esterno con appunto, come dicevo prima, un sistema integrato a 50 Hz, quindi con GPS, accelerometro e tutto quanto, ma oltre ad avere quello, dicevo, carico interno con la frequenza cardiaca, però l'RPE non l'ho mai abbandonato, perché il feedback che mi dà sono comunque sempre molto utili. Il fatto di parlare tutti i giorni con gli atleti a fine seduta e confrontarsi anche con loro, secondo me è una cosa assolutamente da non abbandonare, ecco. Però come dicevo prima, le consideriamo un po' tutte. Ho vissuto un po' tutto il periodo, diciamo, dell'avvento dei GPS, quindi all'inizio mi ricordo che si stava a scancherare sul computer e guardavi tutti veramente 15-20 parametri e ti dico la verità, probabilmente in alcuni momenti ho fatto anche grande confusione, perché poi quando vuoi cercare di guardare tutto, ma in fin dei conti, come dicevi te, è giusto secondo me avere una panoramica generale, ma devi avere poi 4-5 capisaldi su cui poi crei uno storico, lo porti avanti nel tempo e ti permette appunto di avere, cioè fondamentalmente la cosa che più mi interessa è avere subito un'idea di quello che è il volume della seduta, l'intensità, la densità, e chiaramente poi fare un'analisi anche di quelle che magari sono delle parti di allenamento. E addirittura fai conto che negli ultimi anni con Stefano Pasquale, mio collega, ha avuto secondo me una buonissima intuizione. Abbiamo cercato di mettere insieme quelle che erano, come dicevi te, un po' le metriche che spiegavano un pochettino meglio quello che stava succedendo, e abbiamo cercato di metterle insieme per avere un indice generale di carico. Chiaramente è una cosa molto da campo, molto empirica, super opinabile chiaramente, ma lo sappiamo benissimo, il nostro obiettivo non era assolutamente quello di andare a creare qualcosa di rivoluzionario, ma qualcosa che da noi dal punto di vista pratico ci potesse essere utile. E fra l'altro una cosa che ho notato utilizzando poi Interpro è che veramente è molto simile al workload che ci dà Interpro, quindi l'idea comunque di avere poi un numero semplice che ti permette di dare un'idea generale di quello che è stato. Poi chiaramente nel dettaglio io voglio capire come l'ho sviluppato questo workload, questo carico, se ho fatto più alta velocità, più accelerazioni, chiaramente quello è senza ombra di dubbio. Però ecco, quindi l'idea è sicuramente quella di considerarle tutte. Poi addirittura una cosa che mi piace molto è cercare stiamo cercando di iniziare a raccogliere anche qualche informazione anche un po' più qualitativa da questi sistemi, perché poi dopo alla fine i dati che prendiamo di carico sono quasi sempre più quantitativi, però avere, per dire, informazioni su quelli che sono i picchi di accelerazione, i picchi di velocità, quello che magari potrebbe essere anche il profilo forza-velocità di un atleta, ti permette anche di, oltre a monitorare, quasi, tra virgolette, non dico testare, ma capire effettivamente come sta andando poi anche nel tempo quella che è la fitness dell'atleta, ecco.